Bentornati a Scoring for Films da Vito Dorè e Fabrizio Campanelli e Gianmaria. Gianmaria, chi sei? Così a bruciapelo. Gianmaria Rizzardi, 24 anni, di Verona, Lago di Garda, e studio composizione ancora in conservatorio a Verona. Insomma, sto per finire gli studi. Ok, Gianmaria ha partecipato alla masterclass quest'anno alla masterclass con l'orchestra. L'anno scorso aveva partecipato alla prima masterclass ed è stato uno di quelli che abbiamo scelto. Quindi ha svolto il ciclo completo. Il ciclo completo, esattamente. E si trova qui perché nell'ambito del master abbiamo fatto un piccolo contest, esatto, dividendoci io e Vito in due squadre, 4 team Lorè e team Campanelli. Esatto. E abbiamo fatto un percorso in cui abbiamo portato tutti gli allievi a scrivere la musica per una scena di un film che ci è stata gentilmente concessa da Indica Film, da Fandango e poi tutti i produttori associati di un bellissimo film che si chiama Non dirmi che hai paura, in internazionale Samia, la cui scena finale è stata oggetto di quello che si definisce in gergo il rescoring. Cioè si riscrive una musica che non deve necessariamente avere un collegamento estetico con quella della colonna sonora originale, anzi forse è meglio se non ce l'ha proprio. Questo ovviamente non era un concorso, non era una gara, era un gioco però un gioco tra di noi. Abbiamo detto, ci siamo divisi le squadre e abbiamo anche dato la possibilità ai ragazzi alla fine di poter votare con un voto da 1 a 5 per quello che secondo loro era il pezzo migliore, ovviamente escludendo il proprio. E Gianmaria ha portato a casa ben 33 su 35. Esatto. Quindi tanta roba. Con che brano? Adesso lo vediamo e poi lo commentiamo. Vedrete un backstage in cui si alternano i momenti della registrazione e dell'esecuzione, ovviamente nell'auditorium di Largo Mahler a Milano, con delle ispezioni del film, con Gianmaria che suona il pianoforte, insomma, andiamo a vedere.
Allora, Gianmaria, raccontaci qualcosa di questo brano, cioè in quanto tempo l'hai pensato, realizzato, se ti ha dato particolari difficoltà e se te ne ha date, quali sono state? Il titolo è Stay. Stay. Esatto. Beh, allora parto da un pelo prima, ossia dagli esperimenti microtonali che avevo fatto inizialmente, che non so per quale motivo mi abbiate bocciato, ma avete fatto benissimo. Non ce lo spieghiamo. E diciamo, dopo aver fatto 2 settimane di lavoro su, tra virgolette, cose sbagliate, poi in un giorno e mezzo sono riuscito a recuperare. Sai che Mancini ha scritto la colonna sonora della Pantea Rosa in 5 settimane, di cui 4 per trovare il tema e l'ultima per scrivere la musica, ma non è così diverso da quello che hai fatto tu e da quello che molte volte facciamo anche noi. La domanda alla Gigi Marzullo che ti faccio: ma c'è un Gianmaria prima della masterclass o delle masterclass e un Gianmaria dopo le masterclass? Assolutamente sì, questo quindi, sì. Cioè, cosa hai imparato? Cosa o non hai imparato, o hai disimparato? Mamma mia, ecco. C'è sicuramente un aspetto molto importante, ossia il metodo di lavoro, insomma, che è cambiato. Io partivo principalmente dalla partitura, adesso ho iniziato invece a partire dalla DAW, dal programma, da Logic o Cubase, per fare contento Fabrizio. Poi anche a livello lavorativo, diciamo, tra l'anno scorso e quest'anno ho avuto la possibilità di fare un film indipendente e un corto dove ho potuto mettere, diciamo, ho potuto applicare le cose che mi avevate detto durante il primo anno alla vita reale, come comportarsi col regista, come interagire con i vari settori, cosa che ovviamente prima non avrei saputo fare. E poi la seconda masterclass ancora di più mi ha insegnato come si lavora anche in poco tempo, con magari della pressione addosso e con 60 persone che suonano la tua musica, 60 orchestrali che suonano la mia musica. Presumo prima volta che sentivi la tua musica quantomeno fatta da un'orchestra di queste dimensioni. Il massimo è stato 6 elementi. Da 6 a 60. Normale, da 6 a 60. Se hai fatto un bel salto in più, dai. Ecco, com'è stata? No, assurdo, ero completamente sciolto, cioè un budino al sole, veramente. È stato proprio incredibile, ma poi anche dal MIDI all'orchestra cambia tutto, insomma. Per arrivare all'orchestra, appunto, dal MIDI, che è, diciamo, uno dei cardini della masterclass avanzata, ricordando che non c'è una livello 1 da scarso e livello 2 da figo, sono due cose diverse. A livello 1 getta le basi per il linguaggio, capire il linguaggio giusto sulla scena, eccetera. Il livello 2 è focalizzata sulla scrittura con orchestra, che è un campionato a parte, un altro sport, e che all'inizio non si capisce. Sì, verissimo. Soprattutto venendo dal conservatorio, dove comunque la cosa principale che ti insegnano è scrivere su partitura. Certo. Però è quello che mi ha paradossalmente bloccato all'inizio, perché io stesso da compositore in realtà parto spesso dal pianoforte, quindi mi metto lì, suono, anche improvviso ovviamente, e poi scrivo. In questo caso sarà la pressione, o sarà, diciamo, il fatto di essere un po' più indottrinato, ero partito in partitura. Ok, senti, le tue influenze musicali, classiche, moderne o cinematografiche o pop o qualunque cosa che ascolti? Ovviamente Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Ovviamente. No, poi sicuramente Hans Zimmer, che comunque mi ha accompagnato l'infanzia e l'adolescenza, esatto. Anche Desplat, che sto scoprendo anche grazie a Vito. Poi extra cinema, sicuramente Pink Floyd, anche questi dalla nascita, grazie o per colpa di mio padre. E poi anche 2 artisti che non so se conoscete, Io sono un cane, Daniela Pess, diciamo musica un po' più elettronica. Sì, esatto. sì. Ecco, e come porti i Pink Floyd, se lo fai, i Pink Floyd, la musica elettronica, in un pezzo come quello che abbiamo ascoltato, full orchestral? Se lo porti. Forse quello che porto non è tanto il riferimento musicale in sé, ma probabilmente un aspetto più generale, un modo di fare musica, di intenderla, un modo più spirituale, un qualcosa che ti faccia in qualche modo chiudere gli occhi e viaggiare banalmente tra la mente, però facendo attenzione a non innamorarsi mai troppo di quello che hai fatto. Assolutamente, questa perché è la cosa difficile. Cosa che abbiamo detto tante volte, avere la capacità di prendere e buttar via tutto, assolutamente, che
che sono momenti in cui stai male, ma può essere ma a volte va necessario. fatto e poi magari si apre un'altra porta. Ma anche perché, allora, vedi, se noi ci fossimo fermati alla prima idea che avevi fatto, A che numero siamo arrivati per quella giusta? Sai che quanta è stata la quinta? Può essere. può darsi, sì. No, eh. ma questo lo diciamo, Sì. lo diciamo perché l'abbiamo detto anche all'inizio, è normale. Il primo si fa e si butta via, il secondo, al quarto dice, ma magari facciamo un altro per sicuro, vediamo magari, ecco. Che poi è ancora peggio perché erano tutti spezzoni a caso. E il fatto che noi quando scriviamo qualcosa te ne innamori, dice, ma è un po' un tuo figlio, dice, ma no, ma come, è bellissimo, ma non senti che è bellissimo? Magari è anche bellissimo musicalmente, ma non vuol dire che sia giusto. sia giusto, questo è un problema. Quali sono le cose che, se ci sono state, le cose che non ti aspettavi in questo percorso? Che racconti qualcosa dall'interno Certo. che non diciamo noi. Allora, innanzitutto ho trovato una grandissima professionalità e Gli anche... spot non sono validi. No, e anche disponibilità, insomma, da parte vostra nel seguirci passo passo per fare tutto quanto. E poi, ecco, non mi aspettavo che fosse così improntata sulla pratica. Anche quella di primo livello, nonostante il primo giorno si iniziasse un po' dalla teoria, dalla storia del cinema, della musica da cinema e Poi così il via. secondo, il Secondo numero giorno 2 è il più pesante. la psicologia. Quello è devastante. Esatto. C'è gente che non si è più ripresa. È andata in terapia. Ottimo. E quindi sì, mi aspettavo un approccio magari anche più teorico, ero abituato anche ad altre masterclass magari fatte in conservatorio, invece la cosa che mi è piaciuta di più è stato proprio questo puntare sulla pratica. Noi siamo dei grandissimi sostenitori della pratica, non fine a se stessa, ma in quanto motore vero della creatività. Cioè, è tanto bello parlare di teoria, no? E ci vuole anche la teoria, certo. Ma finché tu non ti misuri veramente con la scrittura sulla scena, con qualcuno che ti dice no, il tuo cervello viaggia comunque in modalità diversa e c'è qualche altro momento topico o comunque trasformativo della masterclass. Non so se si può spoilerare magari in vista di masterclass future, ma gli stress test dell'anno scorso Gli stress test sono quelli l'ho chiamato io, tipo quelli che vanno a Masterchef, cioè dover musicare una scena in un tempo veramente molto limitato, dove, una notte devo dire. dove sappiamo perfettamente insomma che non c'è il tempo di fare una roba ultra completa e ultra definita, ma il punto è proprio scarnificarci. Ok, dammi un qualcosa che stia in piedi, poi magari ci sarà da limare, sarà da sistemare, da abbellire, però vediamo cosa riesci a fare veramente sotto pressione, perché poi purtroppo ci piaccia o non ci piaccia, questo è un lavoro che si fa perennemente sotto pressione. Sì, è vero. Bene, tu adesso hai avuto la fortuna e la bravura di avere appunto questa opportunità orchestrale grossa, ma sei perfettamente consapevole che non è detto che si ripresenti settimana prossima, ecco. Farai il tuo percorso come tutti, avrai dei budget piccoli che dovrai gestire, insomma, dei budget più grandi dopo, come è normale. Quello che vorrei sapere è cosa ti porterai dal punto di vista dell'esperienza, essendo passato da un'orchestra enorme di 60 elementi magari a un'orchestra da camera più piccola o magari anche meno, un quartetto, un quintetto, cioè che cosa porterai della tua scrittura e di quello che hai imparato con questa esperienza nell'ambito più piccolo? Certo. Beh, allora un'altra cosa che ho imparato e che pian piano magari continuerò a imparare e migliorare è il fatto di riuscire a trovare un compromesso tra quello che scrivi e il come deve essere eseguito, diciamo, anche perché il MIDI ti offre delle opportunità che magari poi in un'orchestra così grande o comunque anche in un'orchestra da camera magari sono più complicate da applicare, perché ovviamente i tempi sono anche magari ridotti. Certo. Esatto. E noi avevamo detto che alla fine tutte queste elucubrazioni, queste scelte, questo stare a accanirsi sulle tecniche sarebbe scemato di fronte invece alla realtà della musica suonata da un organico che sposta l'attenzione e il fuoco sulla musica. E quindi effettivamente sui campioni l'atteggiamento è molto analitico sul singolo suono, eccetera.
invece l'orchestra ti mette di fronte all'impasto generale. Sì, io credo che sia anche poi importante il fatto che quando lavoriamo in the box, con suoni campionati belli, brutti, mica brutti, comunque è sempre un'esecuzione, almeno dal punto di vista così dell'intonazione e della Sempre precisione, è perfetta. Più brutta, meno brutta, più bella, meno bella. Poi in realtà ovviamente l'orchestra ha delle necessità, ha delle problematiche. Tu magari quando hai scritto non ti sei minimamente o non avevi magari prima minimamente posto, e poi devi fare i conti anche con queste cose e sapere che la cosa viene perfetta lì, però quella stessa cosa fatta là ti darà dei problemi. Assolutamente, a maggior ragione se dovesse ricapitare con magari organici più piccoli bisogna stare ancora più attenti. Gianmaria Rizzardi comparirà nell'album Scoring for Films, Symphonic Scores volume 1, dove ci sono gli 8 brani, tra cui Stay di Gianmaria, gli 8 brani degli allievi, ovviamente anche dei tuoi colleghi. Trovate il brano Gianmaria e quello degli altri ragazzi appunto su Spotify, su Apple Music, sulle principali piattaforme di streaming. E quindi Gianmaria, grazie per essere bravo, bravo, vincitore. Noi siamo molto contenti del tuo percorso e grazie soprattutto per avermi fatto vincere ancora una volta, perché non solo prende le batoste sulle partite dei maestri, sulle sfide dei maestri. Ci sono stati dei brogli, vabbè, insomma. A parte Gianmaria è stato un clamoroso caso di brogli, per cui Gianmaria, in bocca al lupo per la tua carriera, vienici a trovare prossimamente. Assolutamente. E a presto. Molto volentieri. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Ciao.